Scale modali e musica modale, argomentoni. So già che ci sono centinaia di video che trattano l'argomento, ma dico la verità, questa volta sono rimasto un po' deluso dalla concorrenza, nel senso che mettendomi nei panni di un amatore che non conosce l'argomento e che volesse cercare di chiarirsi un po' le idee, non sono convinto che guardando tutti i video che ho visto anch'io possa uscirne con delle idee, diciamo, semichiare. Perché? Perché tutti questi video sono molto incentrati sull'improvvisazione jazzistica, cioè utilizzare le scale modali per improvvisare. Parentesi, non parlerò di questo, non sono un jazzista, guardate altri video se volete improvvisare con le scale modali, ma guardate anche me se volete avere qualche nozione in più. Per cui insomma, tutti questi video che ho guardato non accennano, ma quasi minimamente, al discorso di comporre un brano in modalità modale, non tonale. E per cui il mio obiettivo è proprio quello di riuscire alla fine di questo video non solo a conoscere le scale modali, come si trovano, come si memorizzano, qual è la diversità tra sistema modale e sistema tonale, ma riuscire a comporre un branettino modale, di musica modale. Ho fatto uno schema che cercherò di seguire perché ci ho messo 4 giorni, non so chi me l'ha fatto fare, quindi ogni tanto lo guarderò. Partiamo però da qualche esempio, qualche frammento di musica modale, giusto per capire. L'almanacco. Sapore molto particolare. Ghostbusters. Non mi è venuto ribattuto, ma anche questo sapore è molto particolare. I Simpson. Sapore molto particolare. Oyo Como Va di Santana o Tito Puentes. Sapore molto particolare. Oppure Miles Davis, So What. Sapore molto particolare. Sex Machine di James Brown, oppure, non lo so, sentite qualcosa di Kay Jarrett, che ha scritto, un jazzista, ha scritto in modale, oppure di Chick Corea, Peace Peace, Pace Pace, suonato da Bill Evans. Oppure potete ascoltare direttamente la musica indiana, la musica armena, i canti gregoriani, è tutta musica insomma modale, beh quella è proprio musica arcaica. Ma questo per dire che anche ai giorni nostri la musica modale viene composta. Ha sicuramente un sapore particolare perché le nostre orecchie non sono abituate, perlomeno in Occidente, ma viene utilizzata nel jazz, nel rock, nel pop, nei cartoni animati, nelle colonne dei film, anche se rispetto alla musica tonale, che è quella che siamo abituati ad ascoltare, sono scritti in minoranza. Allora, prima cosa da chiarire, sistema tonale e sistema modale, la diversità. Allora, il sistema modale deriva dall'antica Grecia, si è sviluppato nel Medioevo, canti gregoriani, musica ecclesiastica. A partire dal 1600 in Occidente invece si è sviluppato, grazie alla musica classica, il sistema tonale. Questo perlomeno in Occidente, perché poi altre culture, in India, eccetera, hanno continuato ad usare il sistema modale. Ma qual è la diversità sostanziale? Ma il sistema tonale si basa sul concetto di tonalità, per cui noi dobbiamo scrivere un brano, dobbiamo scegliere una tonalità e una serie di accordi. Questi accordi però non sono casuali, c'è un centro tonale armonico che è dato dalla tonalità, dal quale derivano una serie di accordi, i quali si concatenano in relazione. Un accordo cade su di un altro, ci sono tensioni, ci sono risoluzioni, ci sono le cadenze. Se vogliamo cambiare la modalità, la tonalità, dobbiamo modulare, cioè ci sono delle regole ben precise ed è una musica molto dinamica e volendoci improvvisare, ad esempio,
Il discorso è abbastanza complicato perché noi dobbiamo sapere in che tonalità siamo, quale accordo stiamo utilizzando, quale accordo ci sarà dopo. È un po' più difficile, insomma, a livello anche improvvisativo. Nel sistema modale invece non esiste il concetto di tonalità. Esiste una nota che dura per tutto il brano, questo è il nostro basso, bordone o clone, chiamiamolo come vogliamo, sul quale vengono utilizzate liberamente una serie di scale che ruotano attorno a questa nota, per cui è la nota stessa che funge da centro tonale melodico. Non si pensa agli accordi, non si va dagli accordi, non esistevano neanche. Adesso questa nota la sostituiamo nella musica modale con degli accordi, perché insomma ci siamo anche un po' evoluti, ma non abbiamo una successione di accordi. Per cui facciamo un esempio. Siamo in ambito tonale, abbiamo il nostro giro armonico, ma soffermiamoci sul primo accordo. Accordo di Do. Dobbiamo costruirci una melodia. Qual è la scala che andremo ad utilizzare? Do maggiore. Ambito modale. Siamo sull'accordo di Do, utilizziamo l'accordo. Innanzitutto questo accordo dura per tutto il brano, o quasi, no, anzi, sì, cioè, nel senso, poi possiamo inserire altri accordi, lo vedremo dopo, ma l'accordo fondamentale rimane questo. Qui possiamo utilizzare una scala maggiore, una scala che si chiama Lidia, che è praticamente la scala maggiore con il quarto grado innalzato mezzo tono. Possiamo usare la scala Misolidia, che è la scala maggiore col settimo grado abbassato mezzo tono, cioè il si bemolle. Ma potremmo utilizzare anche altre scale. L'accordo rimane sempre quello. Quindi insomma queste sono le sostanziali diversità tra musica modale e musica tonale. È fondamentale capire questa cosa poi per sgretolare tutti gli equivoci che potrebbero nascere. Poi troveremo fra poco un'altra cosa che sgretola definitivamente tutti i possibili equivoci. Parliamo adesso di queste scale modali. Allora, innanzitutto si parla di 7 scale modali. In realtà le scale modali sono molte di più, perché comunque le scale modali vengono ricavate non soltanto dalla scala maggiore, come vedremo, che sono le 7 scale modali principali, ma anche dalla scala minore armonica, dall'armonica maggiore, dalla minore melodica, quindi ci sono tantissime scale modali, ma diciamo che le scale basi sono 7 e vengono ricavate dalla scala maggiore. Ora, quello che farò adesso lo farò in maniera molto veloce perché è molto noioso. Vedremo in che modo ricavare queste scale modali in maniera molto velocemente. In maniera molto veloce. Prendiamo la nostra scala di Do. Questa è una scala modale. Partiamo dal Do, è la scala modale, è il nostro modo maggiore. In ambito modale non si chiamerà modo maggiore, ma modo ionico. Se partiamo dal sesto grado, da La, stesse note, La minore naturale, che in ambito modale si chiamerà Eolia. Dunque delle 7 scale modali, 2 già le conosciamo. Partiamo dal secondo grado, Re, sempre le note della scala di Do, modalità dorica, ovviamente è una scala minore. Se noi armonizziamo il secondo grado della scala di Do troviamo un accordo minore, per cui anche la scala presenta una terza minore e una scala minore dorica. Sul terzo grado, accordo minore, la scala frigia, anche lei minore, quarto grado, accordo maggiore, per cui la scala risultante sarà maggiore, Lidia. Quinto grado, accordo maggiore e scala misolidia. Sesto grado l'abbiamo già visto, è la scala minore naturale, Eolia. Settimo grado, accordo diminuito, scala diminuita. Allora, a cosa serve questa cosa? Questo serve solamente per capire come ricavare queste scale modali, ma non certo per impararle.
Come potremmo però sfruttare questo, diciamo, questo schema, questa teoria? A cosa potrebbe servire? Oltre per capire come ricavare le scale, potrebbe servire per cominciare ad assaporare il gusto di queste scale senza fare troppi calcoli. Cioè, noi vogliamo assaporare il gusto del modo dorico, partendo dal secondo grado. Suoniamo la scala di Do partendo dal Re, senza fare nessun calcolo, bemolli, diesis, tutti i tasti delle note della scala di Do, e cominciamo a assaporare questo modo. Vogliamo provare il modo frigio? Partiamo dal Mi, gusto molto spagnolo, e così via. Per cui noi scegliamo facciamo queste scale partendo da ogni grado della nostra scala di Do maggiore e cominciamo a prendere confidenza con i sapori che ognuna di queste scale ci dà. Ovviamente poi queste scale, come ho detto, possono derivare anche dalle minori armoniche, melodiche, eccetera, eccetera, però non hanno dei nomi propri, nel senso che sono delle scale simili a queste, cambiano ovviamente alcune note, alcuni gradi vengono alterati, infatti hanno gli stessi nomi con dei suffissi che indicano il grado che viene modificato, non so, scala dorica con la seconda minore, scala lidia aumentata, eccetera, eccetera. Però insomma non ci interessa adesso questo discorso. Utilizziamo le 7 scale modali classiche. Ora, come facciamo invece a memorizzare queste scale? Dobbiamo farle partire tutte dalla stessa nota, ad esempio dal Do, e confrontare la loro struttura con le scale che già conosciamo, maggiori e minori. Noi sappiamo che esistono 3 scale maggiori e 3 scale minori e una scala diminuita per quanto riguarda le scale modali. Quelle maggiori sono ovviamente la ionica, la lidia e la misolidia. Qual è la diversità rispetto alla scala di Do maggiore? Una ha il quarto grado, il Fa alterato, Fa diesis. L'altra invece ha il settimo grado, il Si minore, quindi diminuito di mezzo tono. Per cui le scale modali maggiori sono come le scale maggiori, ma una ha la quarta eccedente e una ha la settima minore, semplicissimo, dopo 10 volte che le si fa, le si è imparate. Poi abbiamo le scale invece minori, quindi le confrontiamo con la scala minore naturale. Partiamo sempre da Do. Questa è la scala minore naturale. Anzi, facciamo una cosa, dovremmo farla partendo da Do, ma adesso per semplicità facciamola partire da La. Cioè, pensiamo alla minore naturale. Ok, le scale minori naturali sono ovviamente questa che è l'Eolia, poi abbiamo la Dorica che è uguale a questa, ma ha la sesta maggiore, cioè alzata a mezzo tono, dunque avrà il Fa diesis. E poi abbiamo la Misolidia, cioè la frigia che ha invece la seconda nota abbassata a mezzo tono, dunque al Si bemolle. Per cui vedete che è molto semplice. Esiste poi la scala invece locria che è particolare, cioè la scala locria praticamente anche lei è una scala minore naturale ma con sempre il secondo grado minore abbassato e la quinta diminuita. Non si usa però per comporre, si usa per improvvisare sugli accordi diminuiti. Ritorniamo alla nostra diciamo fondamentale Do. Se noi prendiamo la scala quella col quarto grado alterato, la lidia, praticamente che scala è? Tutte note nel caso di pianoforte bianche, naturali, e poi abbiamo un Fa diesis. Qual è quella scala che ha il Fa diesis? Quella di Sol. Per cui se noi vogliamo suonare la scala di Do lidia, semplicemente andremo a suonare la scala di Sol partendo dal Do.
Se volessimo invece suonare la Mi Solidia, quella che ha il Si bemolle, tutte note naturali, tranne il Si che bemolle, qual è quella scala che ha solamente il Si bemolle? La scala di Fa. E per cui scala di Do, Mi Solidia, pensiamo alla scala di Fa, ma la suoniamo partendo da Do. Per cui una è una quinta sopra e una sta una quinta sotto, diciamo. Passiamo alle minori. Beh, abbiamo, adesso facciamole partendo dal Do. Abbiamo l'Eolia, che è la scala naturale, la scala minore naturale. Anche qui, Mi bemolle, La bemolle, Si bemolle. Qual è quella tonalità che ha quella scala che ha questi tre bemolli? Mi bemolle. Dunque, la scala di Do Eolia, dobbiamo pensare alla scala di Mi bemolle partendo dal Do. Vogliamo fare la dorica, scala dorica minore, la sesta dovrebbe essere bemolle, ma se la alziamo diventa naturale, quindi rimane col Mi e Si bemolle. Qual è quella scala che ha due bemolli? Si bemolle. Dobbiamo pensare alla scala di Si bemolle, ma partendo da Do. L'ultima scala invece, la frigia, è quella che ha anche la seconda abbassata. Qual è la scala che ha 4 bemolli? 4 bemolli, La bemolle. Dunque facciamo partire La bemolle da Do e questa è la nostra scala frigia. Per cui quella di prima era un tono sotto e questa 2 toni sotto. Può essere un'altra modalità per ricordarsi. E la scala locria che ripeto si usa solo per improvvisare sugli accordi diminuiti, si pensa a una scala, alla scala che sta un semitono sopra. Per cui vogliamo suonare, abbiamo l'accordo, che ne so, di Do semidiminuito. Pensiamo alla scala di Do diesis. La struttura insomma di questa scala locria, facciamo il nostro accordo Do semidiminuito, accordo di Si semidiminuito, scala di Do, perché sta un semitono sopra. Quindi questi sono dei trucchetti, a mio avviso sono più complicati, ma diciamo che è una seconda modalità. Ok, anche questo l'abbiamo detto, giriamo, siamo alla quarta parte. Ecco, questa è una parte importantissima. Scala modale non significa musica modale. La scala modale più la struttura compositiva modale è uguale alla musica modale. La struttura compositiva è il sistema modale che abbiamo visto prima, abbinato alla scala modale crea musica modale. Questo perché lo dico? Perché anche qui nascono altre problematiche. Chiarito anche questo concetto, dovrebbero sparire. Io posso utilizzare una scala modale anche in ambito tonale. Oggi si può utilizzare questa tecnica. Cioè io ho un giro armonico, magari a un certo punto mi ritrovo un accordo molto lungo. Beh, questo soprattutto nel caso in cui stiamo componendo, stiamo diciamo improvvisando, perché su un brano già esistente non si fa. Però insomma abbiamo questo giro armonico, a un certo punto noi su un accordo magari molto lungo vogliamo inserirci una sonorità, un sapore particolare. Ecco che andiamo ad utilizzare una delle scale modali che più ci piacciono e in quel punto del brano tonale inseriamo una scala modale. Non si tratta ovviamente di un brano modale. Altrimenti uno potrebbe dire, beh guarda, tu hai detto che la scala maggiore e la scala minore sono delle scale modali, quelle che conosciamo. Allora noi stiamo suonando tutti i brani in Occidente in modo modale. No, perché è vero che sono scale modali, ma si trovano in ambito tonale e fra poco capiremo anche meglio. Facciamo un esempio. Suoniamo la scala di Sol. È la scala Mi Solidia, praticamente una scala maggiore, Sol maggiore, con però la settima minore. Uno dice, ah che bel sapore particolare. Ok, adesso stiamo in tonalità di Do, facciamo il giro armonico, Do,
La, Re, Sol, siamo sull'accordo di Sol. Qual è la scala che andremo ad utilizzare? Nella nostra composizione siamo sull'accordo di Sol, Sol settima, la scala misolidia di Sol. E dunque siamo in un brano modale? No. Facciamo l'esempio invece della scala, diciamo, di Sol misolidia in ambito modale. Sol, mettiamoci pure l'accordo. Ecco, questo è in ambito modale. Cioè in questo caso tutta la composizione si appoggia sulla nota, sulla fondamentale della nostra scala e si assapora proprio il sapore dato da questa scala. E esistono poi ad esempio musiche ibride. Mi viene in mente, sempre pensando a questa scala, il blues. In questo caso, i tre accordi classici blues, primo, quarto e quinto, è un ibrido, cioè utilizziamo una scala modale, Sol misolidio, Do misolidio, Re misolidio, quindi tre accordi in settima. Quindi assaporiamo un sapore dato da questa scala, però siamo in ambito comunque modale perché abbiamo proprio l'accordo sul primo grado, Sol, sul quarto grado sottodominante e sul quinto grado dominante, cadenza, quindi siamo in ambito tonale. Il blues può essere definito un brano melodicamente modale ma armonicamente tonale, insomma un brano ibrido. Ok, veniamo alla parte finale, la parte o semifinale. In che modo poter comporre un brano? Qui dovrebbero chiarirsi ancora meglio le idee. Allora, innanzitutto scegliamo la nostra nota di partenza, il nostro basso Do, lo sostituiamo con un accordo maggiore o minore. Se utilizziamo il maggiore, scegliamo una scala modale tra quelle maggiori, ad esempio la Lidia, quella con la scala maggiore con la quarta eccedente. Scegliessimo un accordo minore, scegliamo tra le scale minori, ad esempio, non so, la dorica con la sesta maggiore. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a comporre il nostro brano. Teniamo fisso l'accordo e nel suonare la nostra melodia, nel giocare con la nostra scala, dobbiamo tenere molto presente la nota caratteristica, che in questo caso è il Fa diesis, è quella che distingue la nostra scala modale dalla scala, diciamo, maggiore, classica. Per cui un po' statico, anche perché insomma sto facendo degli esempi stupidi, bisognerebbe avere una buona idea melodica. Come renderlo meno statico? Inseriamo degli accordi cadenzali, cioè degli accordi, quali accordi? Accordi contenenti questa nota caratteristica, ovviamente accordi che facciano parte dell'armonizzazione di questa scala. Quali sono quegli accordi che contengono il Fa diesis e le altre note naturali? Si minore, Re maggiore, Fa diesis diminuita. Ora, il Fa diesis diminuita non si utilizza nella musica modale, c'è l'accordo diminuito perché è molto instabile e spinge troppo a una risoluzione tonale, quindi a void non si utilizza. Abbiamo due possibilità: di inserire, per creare un po' di spinta sempre nei confronti del nostro accordo di Do, o il Si minore o il Re. Io direi di utilizzare ad esempio il Re. Quindi stiamo creando una sorta di piccola cadenza nei confronti del Do. Attenzione, se noi volessimo aggiungerci una settima a questo accordo, Re settima, occhio, perché in ambito tonale un Re settima, provo a fare questa cosa.
Il Re settima, un accordo dominante, spingerebbe a Sol. Non possiamo farlo, altrimenti qui siamo fuori dall'ambito tonale. Dunque, anche se utilizzassimo il Re settima, dovremmo comunque ritornare sul nostro Do. Per cui anche gli accordi maggiori in settima si possono utilizzare a patto che non risolvano dove normalmente dovrebbero risolvere. Altro esempio, sempre accordo maggiore, Do, utilizziamo la scala misolidia, che ha il Si bemolle in questo caso, il Se è la settima minore. Inventiamoci una melodia. Anche qui punto molto sul Si bemolle, la nota caratteristica. Voglio inserirci un accordo cadenzale. Quali sono gli accordi che contengono il Si bemolle, Sol minore, ad esempio, Si bemolle, utilizziamo Si bemolle. Sì, ma comunque anche così è un po' statico, non possiamo inserire qualche altro accordo. Certo, gli accordi di passaggio, cioè tutti quegli altri accordi che non contengono la nota caratteristica. Prendiamo sempre la nostra scala Lidia. Abbiamo l'accordo di Do, l'accordo cadenzale che è Re, e possiamo anticipare l'accordo di Re con, non so, Mi, l'accordo di Mi minore. Per cui il nostro accordo principale, accordo di passaggio Mi minore, il nostro accordo cadenzale e poi Do. Adesso non so. Per cui esistono anche gli accordi di passaggio. Altra possibilità. Possiamo utilizzare sempre i nostri accordi, questi che abbiamo visto, mantenendo un pedale, cioè mantenendo al basso la tonica. Per cui Do, Re, oppure Do, Si bemolle. Sto mantenendo il Do, ovviamente adesso non sto facendo la melodia perché sto facendo una sorta di accompagnamento, ma non importa, ci capiamo. Anziché Do, Re, Do, manteniamo sempre il Do o Do Si bemolle. Quindi pedale di tonica, insomma. Pedale, sì, no, più che pedale della nota fondamentale, non della tonica. Se la nostra composizione risultasse ancora monotona, potremmo pensare, ad esempio, durante il brano di trasportare tutto in un altro grado della scala, non per forza un grado della scala, possiamo trasportare mezzo tono sopra, ad esempio, una terza sopra, un po' dove vogliamo, insomma, deve anche star bene. Per cui abbiamo la nostra frase. E poi ritorniamo, insomma, sul nostro Do. Può essere una possibilità. Oppure possiamo mantenere sempre il nostro Do ma cambiare il modo della scala, ad esempio modo lidio e modo misolidio. Sto abbinando due, diciamo, modi, sapori diversi, mantenendo, diciamo, come punto focale il Do. Ok, beh, ovviamente importantissimo in questa musica, no, adesso non sto facendo nulla di che, sono esempi talmente banali, quasi mi vergogno, ma giusto perché anche a schermo visualizziate molto più semplicemente quello che sto facendo, non sto facendo come fanno molti accordi in nona, in tredicesima, non capireste nulla. Diciamo questo, che in questo tipo di musica conta molto sia l'idea melodica, che sia molto interessante, tipo i Simpson è un'ottima idea melodica, che il ritmo, ripeto, pensiamo a So What. Sarà anche stato
statico, ma è molto interessante, e per cui la musica modale è un po' particolare, bisogna avere davvero delle buone idee melodiche e riuscire a creare un buon ritmo. Chiuderei questo lungo video, è faticoso, vi assicuro che è faticoso, perché creare una scaletta con un senso logico su un argomento del genere non è facile. Comunque, io chiuderei con i Simpson. Ho scaricato lo spartito e praticamente i Simpson sono scritti in modalità Lydia, quella con il fa diesis. Avvengono all'interno, quindi che cosa avviene all'interno? Una trasposizione mezzo tono sotto, una trasposizione della stessa melodia, della stessa modalità, una terza minore sopra. Partiamo. Non è che lo suonerò tutto, lo leggerò adesso le battute più interessanti. Do, in armatura in chiave, non c'è nulla. Ora, attenzione al fa diesis, modalità Lydia. Ha sempre utilizzato il fa diesis, cioè non è che l'ha sempre utilizzato, fa parte della modalità Lydia. Fosse stato in do, diciamo, ionico, do maggiore normale, a un certo punto che cosa fa? Siamo in Si, ha trasportato tutto mezzo tono sotto. Anche qui il Si lo mantiene in modalità Lydia. Mi diesis, non il Mi, la quarta eccedente. Mi diesis. Anche la melodia. Dopodiché continua, presenta lo stesso tema e ritorna in modalità, tonalità nella musica modale non c'è, sull'accordo di Do, sul centro tonale di Do. Anche qui ci ritorna a mettere il fa diesis. Fa diesis. Fossimo in tonalità di Do normale, invece sempre in Do, e poi anche qui fa un'altra trasposizione e va a una terza sopra Mi bemolle. Strano, anche qui utilizza praticamente la modalità Lydia. Infatti Mi bemolle avrebbe come quarto grado il La bemolle, lui il compositore utilizza il La be quadro sia alla sinistra che alla destra. Insomma, vabbè, non so se guardare lo spartito, che non lo so, o se guardare la telecamera, insomma, la telecamera come negli anni 80. Va bene, penso di aver detto tutto quello che dovevo dire e questa volta con stanchezza vi saluto, anche perché è la 1 di notte.